Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati e buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera. È il 30 luglio, 30 tondo. Per quanto riguarda questo obbligo di riscatto, saluto e ringrazio per essere qui ancora una volta Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come diciamo sempre, Simo, soprattutto a chi ci mette like, a chi si iscrive al canale, a chi attiva la campanella, a chi è abbonato, a chi commenta, insomma, a chi ci supporta quotidianamente. Arriviamo a 1500 like. 1500, forza, so che ci potete arrivare. Se mettete 1500 like, prometto che non metterò più questo per questa settimana. Ci sta. Piace, non so cosa dirti. Sto robino che È esce, carino, sarà ricorda vecchio. a tutti di mettere like. Esatto. E di iscriversi. Vi siete iscritti in più di 30 ieri, grazie ai 30 nuovi iscritti, quindi grazie davvero. Solo per obbligo. Allora, dobbiamo parlare di Yajari, ma oggi c'è qualcosa in più. Oggi ci vedete sorridere perché purtroppo sta veramente... Scusa, in più di quanto già accaduto? Sì, sta un po' sfociando nella commedia. Però, siccome ci sono delle cose da raccontare, ci sto a raccontarle, sia lato Bruges che lato giocatore. Poi, in chiusura, andiamo a Napoli. Vabbè, ci sto. Che tra l'altro, insomma, visto che qua piove, non so da te. No, qua finalmente è uscito il sole. Mannaggia, qua invece piove. Va bene, è uscita ieri, iniziamo così, con un sorriso così, tra l'ironico e non so che cosa, un pezzo su HLN. HLN è il sito di riferimento, diciamo così, della parte sportiva di Eight Last News, giornale principale, eccetera, eccetera, insieme a Newsblad che parla di sport in Belgio. Ora, lo andiamo a leggere, perché come detto ci sono dei contorni favoleschi, in parte, non lo leggiamo tutto ovviamente, poi raccontiamo di quello che sta accadendo, poi raccontiamo anche la parte del giocatore. Le azioni del Milan sono in contrasto con quelle del Bruges, scrive HLN, che solitamente è molto discreto nelle trattative di mercato. E come dice anche il cane qua fuori, ha ragione. Soprattutto in casi delicati come quello di Yajari. Sono in una tavola rotonda precampionato, l'amministratore delegato Bommadou, eccetera, eccetera. Donna delle pulizie, poi. Cos'è? La società è ben consapevole di ciò che il Milan sta cercando di fare, aumentare gradualmente la pressione sperando che i nerazzurri cedano, già che i nerazzurri. Ogni pochi giorni i media italiani riportano una nuova offerta, presumibilmente aumentata tra pera dall'Italia. Nel frattempo un altro italiano può dichiarare quanto Yajari voglia andare al Milan, è solo questione di tempo prima che la donna delle pulizie del Milan venga consultata. In conclusione, Yajari ci vuole, non vogliamo Yajari, il grande spauracchio del Club Bruges. Cioè, sono loro che dicono a noi che parliamo troppo. Andiamo avanti. I fatti sono quelli che sono. Secondo le nostre informazioni, l'ultima offerta del Milan, bonus inclusi di 38, 8 milioni in più rispetto alla prima proposta, quella sul tavolo il 12 giugno, ormai 50 giorni fa. Ma comunque molto meno della cifra fissa di circa 40 proposta fin dall'inizio al Club Brugge. Quindi non abbastanza, soprattutto per un giocatore che non voleva assolutamente vendere, cioè che il Bruges non voleva vendere, figuriamoci se è costretto a farlo. Oggi sui media italiani sono comparsi all'improvviso i nomi di West Ham e Nottingham Forest, squadre inglesi. Spiegazione logica? L'entourage di Yajari si sta gradualmente innervosendo. Lo svizzero Normacedone si sta chiudendo sempre più in se stesso a Bruges, mentre il Milan cerca di fare il duro con i media. La fuga di notizie di interesse da parte di due squadre inglesi, che non esiterebbero a mettere 40 milioni sul tavolo, quindi può essere vista come un modo di mettere pressione al Milan. In mezzo a tutta questa pressione, il club non si lascia prendere l'agitazione.
Ogni tanto la commenta dell'arte italiana provoca qualche irritazione a Brescapelle, ma i blu-neri sono ben consapevoli di trovarsi in una posizione privilegiata. Ora, al di là dei toni, diciamo così, un po' che fanno sorridere, però un problema a portare a casa quello che, tra virgolette, dice il pezzo, e probabilmente quello che sta alla base di questo pezzo, che con le probabilità è, non voglio dire niente ai colleghi, ci mancherebbe, però sembra un po' suggerito. È, diciamo così, un modo per far intendere da parte del Bruges che se tu metti pressione, io metto pressione, del fatto che se vengono dette certe cose sui media è inutile che giochi a questo giochino, bisogna mettere i soldi. Sì, poi cioè, molto distante dalla cifra di 40, sono 2 milioni, voglio dire, molto distante è un'altra roba a casa mia, cioè 32-40 al limite, non 38-40. Punto primo. Ma lo sappiamo, cioè è lo stesso tono, questo articolo Simo ha lo stesso tono del modo in cui hanno risposto i 2 dirigenti del Bruges ai media italiani dopo che erano stati nella sede dell'Inter. Ha un po' la stessa sfaccettatura se ci fai caso. Questo modo un po' strafottente, un pochino gradasso, ecco, che voglio dire, sei anche in una posizione di forza, nel senso il giocatore è tuo, decidi tu se venderlo o no, quindi per carità, fai un po' quello che vuoi, però a modo non corretto. Cioè nei media italiani, i media in tutto il mondo, le trattative funzionano così. Poi possiamo essere d'accordo sul fatto che in Italia magari si romanza un pochino di più, c'è molta più hype, ma perché, non so come dirlo ai colleghi del Bruges, è il Milan. Cioè Milan uguale mediaticità in Italia e nello sport, punto. Cioè come se fosse Real Madrid, come se fosse Manchester United, come se fosse Arsenal, cioè non è che stiamo parlando del Bruges, ok? Quindi la mediaticità arriva dal fatto che è il Milan, punto, fine dei discorsi. È un modo un po' gradasso e va bene, lo recepiamo. Cosa dobbiamo dire a riguardo? Niente, se non che è il giorno 48 e sta accadendo un 48. Scusate il giochino. Bello, però. Aspetta, L'ho bella studiato da questa. ieri sera. Bella, guarda, ti direi quasi di mettere like. Like, perché comunque oggi lui è in Macedonia del Nord per il matrimonio del fratello, perché comunque ieri, se non sbaglio, ha parlato, adesso ci arriviamo, e quindi sta davvero succedendo la qualunque. Ho parlato, fatto filtrare. Vabbè, questa era più o meno la posizione del Bruges, filtrata da KLN, ma neanche troppo filtrata, come avete visto, insomma. Cioè, la posizione del Bruges è abbastanza chiara, le chiacchiere stanno a zero, se pensate di metterci pressione sbagliate, perché tanto fin quando non è arrivata la cifra non se ne fa niente. Questa è più o meno la posizione del Bruges e in realtà è quello che è successo nella più stretta, diciamo così, attualità delle ultime 48 ore. Il Milan propone e il Bruges non risponde, fa cadere un po' la situazione rispondendo a mezzo stampo. Posizione del Milan, soprattutto di Tare, non mollo. Come diceva il presidente Preziosi, io non mollo. Rimane qui, al tavolo della trattativa, provando a capire se il Bruges alla fine, al di là delle apparenze, col fatto che il giocatore, adesso tra poco ne parliamo, ha una posizione ben chiara e decisa, può, diciamo così, venire a più miti consigli, al di là delle parole di Scaroni che vabbè, lasciamo perdere, mettiamoci una pietra sopra e speriamo di non sentirle più, almeno per la questione Iajari, grazie. A proposito, buon compleanno ad Adriano Gagliani che oggi fa gli anni. Buon compleanno ad Adriano, perché ti accorgi dell'importanza di una cosa solo quando non c'è più, no? E direi che con la presenza di Scaroni ci siamo accorti dell'importanza di Gagliani, con tutti i difetti che aveva, lungi da me. Sì. Andiamo avanti, meglio. La posizione del Milan è questa, Tari si è speso veramente tanto per Iajari, ha speso, tra virgolette, veramente tanto, perché tra l'altro spendere 50 giorni di mercato vuol dire
più o meno bruciarsene un terzo. Quindi ha speso anche tanto di tempo, di energie, di trattative, di accantonamenti di altre situazioni per cercare di andare avanti su questa. Si è speso all'interno del Milan, si è speso con il ragazzo, è intenzionato a spendere una cifra importante, quindi sommatare fin quando veramente non c'è proprio più niente da fare, rimane qua, al tavolo della trattativa. Il ragazzo Henry è Macedonia. Auguri e figli maschi al fratello Ardit, che oggi convola a giuste nozze. E altro da dire non ha se non io a Bruges non ci gioco più. Questo Non ha ti fatto voglio più filtrare. vedere, Giacomo, non ti voglio più vedere. Madù, io non so come dirti, non ti voglio più vedere. No, scherzi a parte, ma si era leggermente intuito che il ragazzo ormai non vuole giocare più lì. Situazione un po' con tante sfaccettature questa, perché comunque un giocatore che si impunta così non è mai bello. Al di là, poi abbiamo visto anche certificati medici, abbiamo visto di tutto nel calcio, però insomma, quando si incancreniscono le cose viene un po' fuori il peggio delle trattative. Quindi Sì, però mi purtroppo verrebbe da dire, Simo, allora capisco, non bellissima questa mossa di Ashari, però ti dico anche, per me con altre società non sarebbe accaduta. Nel senso sì, che manifesti il ci desiderio hanno di andare. portato loro un po'. Per me un po' sì. Non, Mm. non dico Ci tanto a sta. livello di trattativa, cioè tu puoi chiedere una cifra e volere esattamente quella cifra e portarla a lunga, per i modi, cioè sono dei modi non bellissimi. Ecco, cioè fai parlare Van Aken, fai parlare l'allenatore, fai parlare 3-4 dirigenti diversi, e dove possiamo andare a fare aperitivo e la donna delle pulizie parla anche lei. Cioè sono i modi, sono sempre i modi che fanno la differenza. Tu puoi anche impuntarti per una cessione e dire al ragazzo: "Guarda, vogliamo quella cifra lì, punto". Però è il modo con cui l'hanno fatto per tutto il tempo fa la differenza, e quindi giustamente il giocatore dice: "Ma dove caspita son finito? Cioè dove cioè no". E magari perde la brocca anche lui. Di certo non sarà la persona più legata alla maglia del Bruges del pianeta, anzi, però comunque non ci si comporta così. In parte non lui, come abbiamo detto, ma soprattutto il Bruges. Cioè, ripeto, dei modi non belli. A me personalmente non piacciono per niente. La mia speranza è una sola, però, che una volta che lui ha rotto palesemente con l'ambiente, se due società però rompono tra di loro, appena arriva un'offerta buona per il Bruges e accettabile anche per lui, che magari non è il West Ham, che magari non è il Nottingham, che magari inizia a essere l'Aston Villa, che magari inizia a essere qualcun altro, e lui decide: sentite, io non voglio più sapere, ma non del Milan, perché comunque vorrebbe giocare al Milan domani mattina, però se iniziamo a sforare in agosto, insomma, la situazione rischia anche di trovare dei risvolti un po' complicati. Ma al di là Sì. di questo, questa è la posizione del ragazzo, la posizione del Milan ve l'abbiamo detta, la posizione del Bruges l'abbiamo capita. Ma insomma era abbastanza chiara, ce l'hanno spiegata in maniera colorita anche i colleghi dal Belgio. Chiudiamo con il Napoli, dove oggi dai giornali, soprattutto da Repubblica Napoli, è tornata in attualità un riacutizzarsi della trattativa con Yunus Musa al Napoli. Ma mi verrebbe da dire spera, però insomma io penso che Yunus Musa al Napoli si possa aprire solo in un caso: arriva un'altra mezzala, Eh beh, certo. perché in questo momento siamo 6 per 3 posti e quindi siamo giusti 2 per ogni singolo posto a centrocampo. Se entra Iajari o chi per esso, esce Musa, però mi auguro e spero di non fare passi avventati, ecco. Mh. Ma non perché debba stare qui con Yunus Musa, non sto dicendo questo, però bisogna veramente calibrarsi bene. No, sì, ma io a questo punto penso che comunque una mezzala verrà presa, Simo, anche perché se non ricordo male Tare in quella pseudo intervista a inizio mercato parlò di Musa,
dicendo cerchiamo giocatori con altre caratteristiche. Lo stesso Allegri l'aveva buttato dentro al pool dei centrocampisti, ma come ultimo nome, ricordandosene, non ricordandosene quasi, no? Quindi ci può stare, è ovvio che la prima offerta ai tempi era stata rifiutata ed era comunque importante perché hanno oltre 20 milioni, bisogna capire adesso cosa succede. Siamo arrivati in chiusura, Henry. Sperando di potervi dare qualche notizia confortante entro il weekend. Domani il Milan torna in campo. Vi preannuncio che magari facciamo qualche piccolo cambiamento di palinsesto per coinvolgere mister Emanuele Bottoni il più presto possibile durante il pomeriggio, quindi vi teniamo informati. Henry, grazie. Grazie a te, ciao, a più tardi. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.